Blackmagic Camera per iOS si aggiorna alla 1.2, ma qui ci saranno anche quelle novità che sono state precedentemente inserite nella 1.1. Cosa c'è di interessante? Molte cose, ovviamente la stabilità dell'applicazione è stata migliorata, è stato anche raggruppato un po' di funzioni all'interno delle impostazioni, tante funzioni che non c'erano e adesso ci sono. Li andiamo a vedere subito dopo, che vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale e azionare la campanella se volete ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro per questa ovviamente applicazione e altre che verranno su questo canale. Detto questo, ovviamente andiamo a vedere subito le novità di Blackmagic Camera per iOS. Ok, la prima cosa carina, simpatica secondo me, è questa. Se andiamo in qualsiasi funzione, ok, e andiamo a girare la ghiera, abbiamo una sensazione, ok, di, come dire, come fosse una ghiera di una macchina fotografica, perché abbiamo proprio una percezione tattile di scattini, quindi è molto carina come funzione, ragazzi. È una cosa simpatica questa. Un'altra cosa che abbiamo, che è stata inserita all'interno delle impostazioni che non c'era prima, almeno così sembra perché non ho confrontato le due versioni, ragazzi comunque errore. Se andiamo in audio, la prima cosa che vediamo qui, e non so se c'era questa voce qua, ok, abbiamo la possibilità di selezionare il microfono. Io adesso non lo vedete ma lo vedete comparire, vado a inserire un microfono esterno e tra poco vedrete comparire sullo schermo l'altro microfono, quindi io posso andare a selezionare, ok, da che fonte, ok, da che pulpito viene la predica, quindi possiamo selezionare. Un'altra cosa interessante, questa sicuramente non c'era, ok, non c'era questa, andiamo qui e possiamo selezionare il microfono del nostro iPhone, ok, quale microfono dobbiamo utilizzare, così se magari stiamo registrando un blog e vogliamo, non so, prendere la nostra voce, ok, direttamente con i microfoni davanti oppure dietro, ok, possiamo farlo, quindi possiamo andare a dare questo comando qui. Un'altra cosa che anche qui non so se c'era, se andiamo qua in modalità stereo, vedete dove c'è stereo adesso, c'è questo 4 channel, molto interessante perché se io adesso torno in videocamera, vedete qua sotto abbiamo praticamente 4 canali. Ragazzi, se riesco a beccare ovviamente questo, 4 canali, interessante, chissà cosa vorrà dire questa funzione. Bah. Comunque rimettiamo in stereo e andiamo avanti. È stato aggiunto il supporto agli obiettivi reflex delle macchine fotografiche e come in Filmi Pro possiamo girare ovviamente la nostra immagine, possiamo capovolgere la nostra immagine, quindi abbiamo il supporto ai DOF, quelli della, per intenderci, quella del Best Grip, vi ricordate? Abbiamo visto qualcosa sul canale, ma a me non ha mai funzionato perché il problema non è ovviamente loro, ma il problema è mio, che obiettivi molto scarsi della macchina fotografica, diciamo, tradizionale, quindi non ho avuto ottimi risultati, poi sono cose che vanno fuori, ok, dalla portabilità poi dello smartphone, è troppo complessa come cosa portarsi dietro anche gli obiettivi, allora tanto vale utilizziamo una macchina fotografica normale. Abbiamo poi il supporto anti-farfallio, questo dipende sempre dalle fonti luminose che stiamo riprendendo, vi ricordate queste bande, no, che succedevano con le vecchie telecamere quando riprendevamo un monitor, questo dovrebbe, come dire, non fa succedere questo sfarfallio, quindi abbiamo due frequenze, quindi possiamo ovviamente andare a vedere se poi le nostre fonti luminose che abbiamo, come dire, hanno beneficio di questa funzione, quindi si potrebbe provare questa cosa qua. Molto utile perché ovviamente delle volte succede, no, con l'esposizione che abbiamo questi sfarfallii.
Nei LUT è cambiato molto, molto, almeno io, ragazzi, non mi ricordo la versione vecchia, perché come ho detto, no, ho aggiornato tutti e due iPhone, quindi non lo so. Abbiamo innanzitutto questa, avevamo la funzione che possiamo ovviamente andare a display, ok, con il nostro LUT caricato. Però si è aggiunta questa funzione qua, che permette di registrare, ok, il LUT sulla nostra clip che stiamo registrando, oppure di non registrarlo sulla clip e vederlo solo a video. Molto interessante come Filmic Pro uguale. E qui invece abbiamo il supporto all'Apple Log, è stato inserito all'interno dell'applicazione, quindi lo trovate, ok, nei preset dei LUTs che vengono scaricati, penso, con l'applicazione. Ovviamente l'iPhone deve supportare questo log, il mio iPhone 13 non lo supporta perché sapete che siamo emarginati, quindi va bene così, e quindi non mi interessa alla fine dei conti. Invece qua c'è una funzione che anche gli grandi americani hanno trovato un po' strana, lo spazio colore. Io posso salvare ovviamente il mio log, ok, utilizzando lo spazio colore che ho precedentemente settato nell'impostazione, oppure cambiarlo in fase di ovviamente registrazione quando ovviamente applico, ok, il LUT sul mio filmato. Non so, utile, non utile, questo ovviamente è soggettivo. Funzione carina che è stata inserita, la possibilità di andare a importare, esportare i preset, cioè sono quelle diciamo impostazioni, ok, che noi mettiamo nella nostra fotocamera, solamente che c'è una piccola bug a quanto pare. Vedi, io ne ho creati tre, qua ovviamente abbiamo il salvataggio del preset che abbiamo appena, come dire, settato, importare, esportare. Ecco, la cosa strana è questa. Se io adesso vado sulla mia fotocamera, ok, sulla diciamo, impostazione, la mia, che aspettate che facciamo così, vedete che abbiamo il LUT log della Apple che è incompatibile col mio ovviamente iPhone e bisogna andarlo immediatamente a spegnerlo. Ok, perfetto, spento. La cosa è questa, che è strana. Vedete, adesso io sono qua in 60 frame, ok. Vado ora a fare così, vado praticamente a prendere il log da 23 frame, ok, l'ho preso, vado qui e cosa succede? Il log, scusa, il preset cambia, ok? E fin qua ci siamo. Ora ho fatto un altro preset da 120 frame per secondo. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Tombola, non cambia. Come mai? Questa è una bug di sistema, non lo so se la metteranno a posto, perché se io vado a riprendere questo che è a 60 frame, ok, sembra che sopra 60 frame non gli sia simpatico a Blackmagic. Vedete, questo l'ha settato correttamente. Vabbè, comunque, stiamocene, ok, non è un problema. Qui è tutto a scatafascio, mettiamo in auto, ok, andiamo a mettere in auto anche questo, perdonatemi, allora, è questo acceso. Ah, no, niente. Ah, sì, perché vedete, ha tenuto ovviamente questo, il preset, ha tenuto questo, giustamente perché io l'ho salvato, giustamente è una cosa giusta, però non tiene i 120 frame per secondo. E ha tenuto anche il log, che ovviamente è stato salvato insieme a il mio preset che ho salvato precedentemente con il LUTs acceso. Una cosa che è stata aggiunta all'interno delle griglie è questa funzione qua che non c'era. Questa qui permette, se vedete a schermo, io alzo il mio telefono, vedete che si allinea, ok? La crocetta, quindi possiamo essere sicuri che stiamo riprendendo in giusto come diciamo verticalmente o orizzontalmente, perché infatti vedete che cambia anche così. Molto utile questa funzione perché per chi anche registra piatti e roba del genere è una cosa molto molto utile.
Ecco, una cosa che non vi posso far vedere, perché ovviamente non avendo più progetti non utilizzando neanche DaVinci Resolve è questa, però se voi avreste qua tanti progetti potreste prendere la vostra clip e trascinarla in un altro progetto. Questo a me non succede perché ovviamente non uso DaVinci Resolve e quindi non ho altri progetti dove trascinare. Si vede che non funziona, ma l'ho visto fare e vedete che non riesco a prenderla, quindi però dovrebbe funzionare. Trascinare ovviamente le clip da un progetto all'altro solamente, ok, su cloud. Se andiamo in media, questa cosa qui non c'era, secondo me non c'era, la possibilità di cambiare, ok, diciamo il nome, ma non è il nome perché il nome non possiamo cambiarlo, come etichetta, ok, sia etichette che dà la Blackmagic, diciamo l'applicazione, oppure la iOS, e ve le faccio vedere subito. Abbiamo queste due, vedete qua è praticamente Blackmagic, questa qua, e invece iOS vedete che dà la IMG e batte la pesca, quindi vabbè, sono entrato adesso ecco qua, in IMG, vedete questa è la solita etichetta che dà ovviamente iOS quando salviamo qualsiasi file. In media invece abbiamo la possibilità di andare a dire all'applicazione se salvare ovviamente su cloud i nostri file utilizzando solo esclusivamente la rete wifi oppure utilizzare anche la rete cellulare. Utilissima come funzione. Bene ragazzi, tante novità ovviamente interessanti, tante un po' inutili anche perché ovviamente per chi non ha un iPhone che supporta, ecco, l'Apple Log, quella cosa, ok, poco c'entra, però diciamo che tante cose sono state migliorate ed inserite perché mancano anche tante cose, ancora tante cose, però diciamo che sta crescendo ovviamente di livello. Detto questo, se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, mi raccomando mi fate crescere, tante condivisioni, vi ringrazio sempre, grazie mille, veramente grazie, e ovviamente ragazzi vi invito a iscrivervi al canale, azionate questo dito, voi 83%, fatemi sta grazia perché è Natale, tra poco un bel regalo, e se volete azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto per Blackmagic Camera per iOS, alla prossima ragazzi! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!